Amici di Battista 70 Phone, a diversi mesi dall'uscita, oggi vi parliamo di Pixel 10a. Il listino era 4,49, adesso si trova agevolmente sotto i 400 euro e troviamo che sia una scelta intelligente ed azzeccata perché comunque gode di 7 anni di aggiornamento, una buona fotocamera, comunque ribadiamo un supporto veramente molto lungo. La scatola è scarna, abbiamo classico cavo USB-C e lo spillino per l'estrazione del carrellino SIM e la manualistica. Il Pixel 10a, come potete vedere, ha un design molto semplice e direi anche piuttosto minimale. Le due fotocamere posteriori sono completamente a filo con la scocca. Appoggiato su una scrivania, il telefono rimane quindi stabile e non oscilla durante la digitazione. La nostra colorazione viola ametista aggiunge personalità a un prodotto altrimenti molto sobrio. Il telaio è in alluminio satinato, mentre il retro utilizza un materiale composito con finitura opaca. Non è vetro ma trattiene poche impronte e offre una presa abbastanza sicura. Peso di 183 grammi, mentre lo spessore raggiunge 9 mm. Non è uno smartphone compatto in senso assoluto, ma resta semplice da gestire. Il pulsante di accensione si trova sopra il bilanciere del volume, secondo la tradizionale disposizione Google. Serve qualche giorno per abituarsi, ma i tasti sono precisi. Le cornici anteriori rimangono evidenti, anche se risultano uniformi sui quattro lati. Troviamo inoltre la certificazione P68 e Gorilla Glass 7i, una protezione più moderna per il display. Pixel 10a non appare particolarmente raffinato, ma costruito bene, risulta equilibrato e si utilizza con piacere. Il display è di tipo Actua P OLED da 6 pollici e 3 Full HD Plus con un refresh rate da 60 a 120 Hz. Non è un pannello LTPO, quindi non può scendere fino a 1 Hz. Nell'uso quotidiano però animazioni e scorrimenti rimangono fluidi. La calibrazione è equilibrata, colori, contrasti e neri risultano convincenti, senza una saturazione eccessiva. Possiamo comunque scegliere un profilo più vivace dalle impostazioni. Il vero punto di forza è la luminosità, con un picco dichiarato di ben 3000 nit. Sotto una luce intensa, messaggi, mappe e inquadratura della fotocamera restano facilmente leggibili. Le cornici non sono particolarmente moderne, ma il pannello è definito, ben calibrato e piacevole da utilizzare. Il processore è un Google Tensor G4 con un coprocessore di sicurezza Titan M2 e 8 GB di RAM. Abbiamo due tagli di memoria disponibili, 128 oppure 256, non espandibili come sempre. Tensor G4 non è recente, ma Pixel 10 rimane fluido nelle attività quotidiane. Applicazioni, social, navigazione e fotografia vengono gestiti senza difficoltà evidenti. Gli 8 GB di RAM sono sufficienti per un uso normale. Passando rapidamente tra programmi pesanti, qualche applicazione può però essere ricaricata. Durante gaming, navigazione GPS e registrazione video, la parte superiore tende a scaldarsi. In utilizzo comune invece le temperature rimangono gestibili. Il lettore di impronte ottico sotto il display è abbastanza preciso, anche se non raggiunge la velocità dei migliori sensori ultrasonici. Buono il feedback attico, con vibrazione precisa durante scrittura e navigazione nei menu. Le chiamate sono chiare negli ambienti tranquilli, in una strada molto trafficata la riduzione del rumore mostra qualche limite. L'audio stereo offre dialoghi comprensibili e un volume adeguato, i bassi rimangono però poco profondi. La batteria da 5100 mAh copre una giornata normale, utilizzando molto 5G, GPS, Android Auto e fotocamera può servire una breve ricarica. La potenza raggiunge 30 W via cavo e 10 watt in modalità wireless, sono velocità ancora piuttosto lente. Pixel 10a è equipaggiato con Android 17, ad oggi è veramente un grande vantaggio. L'interfaccia è pulita, coerente e priva di menu duplicati oppure applicazioni promozionali invasivi. Animazioni, notifiche, controlli rapidi e impostazioni condividono lo stesso stile. Possiamo anche nascondere i nomi delle applicazioni nella schermata Home. Bubbles permette di aprire alcune app in una finestra flottante, mentre migliorano sicurezza, privacy e gestione della memoria. Troviamo naturalmente Gemini, Gemini Live e Cerca e Cerca. Sappiamo già come funzionano, Gemini può lavorare con testo, voce, immagini e servizi Google, mentre Cerca e Cerca rimane la funzione più immediata. Sono strumenti utili quando riducono alcuni passaggi, ma non rappresentano da soli un motivo per acquistare il telefono. Google garantisce 7 anni di aggiornamenti Android, patch di sicurezza e pixel drop. Il supporto è eccellente, anche se Tensor G4 e gli 8 GB di RAM potrebbero limitare alcune future funzioni AI più complesse. Pixel 10a utilizza una fotocamera principale da 48 megapixel stabilizzata e una ultra grandangolare da 13. La selfie cam è anch'essa da 13 megapixel. La principale è uno dei punti migliori dello smartphone, le immagini risultano equilibrate, la gamma dinamica è ampia e gli incarnati vengono riprodotti in modo credibile. La forza principale rimane l'affidabilità, nella maggior parte delle situazioni basta inquadrare e scattare, lasciando al software la gestione di esposizione ed HDR. Lo zoom 2x funziona bene con una buona illuminazione. Aumentando l'ingrandimento, dettaglio e naturalezza diminuiscono rapidamente. L'ultrawide è utile per panorami, interni, gruppi e fotografie ravvicinate. Di sera la principale continua a produrre immagini pulite e luminose.
Google tende qualche volta ad aprire troppo le ombre, riducendo l'atmosfera originale. I video arrivano a 4K a 60 fps, di giorno offrono colori naturali, buona esposizione e una stabilizzazione efficace durante la camminata normale. Ultrawide perde invece dettaglio quando la luce diminuisce, mentre le registrazioni prolungate possono aumentare la temperatura. Manca un teleobiettivo, ma Pixel 10a rimane uno smartphone affidabile sia per le fotografie sia per i video quotidiani. In conclusione, Pixel 10a rimane uno smartphone semplice e funzionale da utilizzare. Non dimentichiamo i 7 anni di aggiornamento, un'ottima fotocamera, un display veramente luminoso. Per contro un processore un po' datato, Tensor G4 e solo 8 GB di RAM e la ricarica piuttosto lenta, parliamo di 30 watt. Però sinceramente sotto le 400 euro devo dire che offre un'esperienza Google veramente completa ed è da prendere in considerazione. Con questo abbiamo concluso, un saluto da Loris e Edo per Battista 70 Phone.